Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a vedere un prodotto che mi è stato inviato dalla Holite, azienda che penso in molti di voi conosceranno, che produce ottimi prodotti che riguardano maggiormente l'illuminazione come torce o lampade, ma non solo, perché poi andate a dare un'occhiata al sito, ci sono anche altri oggetti sempre inerenti all'outdoor, come ad esempio coltelli o piccole asce. Va bene, bando alle ciance e andiamo a vedere cosa c'è dentro dopo la sigla. 15, eccoci qua ragazzi, salve a tutti. Questa è la lampada che mi ha mandato Olight Lantern Music. Perché Music? Perché qui ha una cassa Bluetooth per riprodurre musica dai nostri dispositivi come gli smartphone. Ha un picco di 300 lumen e un minimo di 110 lumen. I 300 lumen li raggiunge con la luce bianca, mentre i 110 lumen è il minimo della luce gialla, ma vi spiego tutto dopo perché altrimenti così non capite bene. Andiamola ad aprire e vediamo com'è fatta la lampada. Allora, eccoci qui, questa è la lampada, guardate qui, stile retro, molto carina. Nella confezione abbiamo un libretto di istruzioni con, sì, con la lingua italiana, eccola qui, non so se si vede, lingua italiana, e poi il cavetto USB-C. Guardate anche la cura nei dettagli, ci sono anche i cappucci, eccoli qua, guardate qua, è anche di fattura, sembra di ottima fattura, anche il cavo morbido e di un certo spessore. Andiamo a mettere qui, e questa è la bellissima lampada della Olight, 980 grammi di peso, sicuramente non ideale per un trekking, ma per portare in campeggio, car camping o in campeggio con la famiglia. È un prodotto veramente carino, visto che all'interno integra una bella cassa Bluetooth supportata da una batteria di 11.200 mAh. Vediamo nel dettaglio, questo è in gomma per aumentarne il grip, infatti guardate qua, anche se provo a muoverla, vedete, stenta a muoversi. Qui abbiamo un attacco per un treppiede, classico attacco per il treppiede, e anche l'eventualità si può tenere così o appendere, ecco qua. Poi, come si nota, abbiamo dei tasti retroilluminati, infatti se io la lascio ferma per qualche secondo si spengono, guardate, ecco qua, si sono spenti. Per riattivarli basta toccare la lampada e loro si riattivano, ecco qui. Ottimo per trovarla anche al buio, basta muoverla e vediamo dove mettere le dita. Questo è anche un dimmer, oltre da poter spegnere la lampada. Per accendere la lampada schiacciamo ed eccola qua. Poi col dimmer possiamo aumentarne l'intensità fino ad arrivare al massimo. Una volta che lei arriverà al massimo, in questo caso in luce calda, appena arriverà al massimo switcherà, ecco qua, per la luce bianca e portiamo al massimo. Poi torniamo indietro e ritorniamo alla luce calda, che possiamo dimmerarla fino al minimo. Quando girando si ferma vuol dire che è arrivata al minimo. Questa qui sono 110 lumen. Per spegnerla o schiacciamo questo e lei si spegne, o teniamo schiacciato questo e lei si spegne. Non so se avete notato questo cerchio verde. Questo altro non è che indica che la lampada è sbloccata e che tutti i pulsanti funzionano.
Se voglio bloccarla, perché questa ha anche un blocco, in modo da non accendere accidentalmente, ad esempio così, non mi accorgo che è nella borsa, viene schiacciato, non mi accorgo che rimane accesa e scarica la batteria. Per evitare ciò, come si fa? Teniamo schiacciato e poi schiacciamo, teniamo schiacciato ed è rosso, ecco qua. Questo indica che è bloccato, infatti se noi andiamo a premere tutti i pulsanti non succede nulla, vedete? Non si accende. Per togliere il codice di sblocco basta tenere schiacciato on per qualche secondo e diventa verde, eccolo qua. E infatti la lampada è di nuovo accesa e funzionante. Una cosa molto intelligente e non scontata che l'Olight ha pensato di inserire. Dietro abbiamo questo per la ricarica, è un tappo che ha tenuta, non so se stagna, ma è molto pressato. Infatti guardate quanto è spesso. E qui cosa si trova? Si trova l'USB-C per la ricarica della lampada e l'USB-A per usarla come power bank. Infatti, come vi ho detto, non so se già ve l'ho detto, la lampada integra una batteria da 11.200 mAh che oltre a garantire alla lampada una durata lunghissima può anche fungere appunto da power bank. Ok ragazzi, adesso vediamo come funziona il power bank, la funzione power bank. Apriamo, inseriamo il cavetto USB, colleghiamo per esempio ho qui uno smartphone ed ecco che va in carica e anche ricarica veloce. Ecco qua. Proviamo a collegare qualche altra cosa, ad esempio una luce LED fotografica ed ecco che va in carica. O non lo so, anche un tablet, eccolo qua. Si è acceso ed ecco che va, vabbè, è al 100%, comunque va in carica. Devo dire che anche il powerbank perciò funziona in maniera eccellente. Andiamo avanti. Molto bella anche al tatto questa trama, sembra quasi tessuto, molto bella. Andiamo a vedere perciò i pulsanti, eccoli qua, retroilluminati come vi ho detto, e abbiamo questo pulsante qui in alto, serve se abbiamo più di una lampada, possiamo accoppiare le lampade e far sì che la musica esca da tutte e due le lampade, da tutte e due le casse, si sincronizzano. Poi abbiamo volume meno e volume più per regolare il volume, come vi ho fatto vedere prima, tasto di accensione della luce, tasto Bluetooth per accoppiare un dispositivo e questo qua è play e pausa per gestire le tracce che abbiamo nel nostro dispositivo dove riproduciamo la musica. E questo appunto, come ho fatto vedere prima, era, oltre a poter spegnere la luce, è anche un dimmer. Non per il volume, perché per il volume ci sono i tasti dedicati. La maniglia sopra è in metallo, questo è tutto metallo gommato, sopra c'è una copertura in gomma che ne facilita, è comoda da tenere così. Poi questo è metallo che copre, diciamo, protegge, assieme alla griglia sempre in metallo e a questo in metallo, protegge quello che è il vetro dove troviamo i filamenti, eccoli qua, vi metto a favore di camera,
questi filamenti che produrranno la luce gialla, la luce calda, e questi qua sotto invece, dove è il bianco, non so se si riesce a vedere in fondo, sono quelli che vanno a produrre la luce fredda. Ora vi accendo luce calda, guardate, andiamo al massimo, ed ecco qui che si accendono gli altri LED della luce fredda. Torniamo indietro, luce calda, che è più bella, almeno a me piace di più, si addice di più la luce calda a questo tipo di lampade, secondo me, per la forma un po' vintage che hanno, ecco. Mi piace molto la forma. Oltre alla sostanza, che devo dire che la sostanza c'è e c'è tutta. Allora, spegniamo e andiamo a vedere come funziona il Bluetooth. Perfetto, recuperate il telefono, adesso vi faccio sentire, andiamo ad accoppiare la cassa Bluetooth al telefono. Teniamo schiacciato il simbolino del Bluetooth, ecco che lampeggia. Ed ecco qua che si è connesso. Vedete qui? All Lantern Music. Perfetto. Adesso andiamo ad ascoltare. Ho messo un sito senza copyright, royalty free. Andiamo a prendere questa per esempio. Dai tasti meno e più possiamo andare a regolare il volume. Mettiamo meno e aumentiamo, così è al massimo. Devo dire che si sente molto bene. Mettiamola piano. Andiamo a cambiare traccia musicale, vediamo questa. Ecco, è al massimo. Che dire ragazzi, si sente bene, si sente molto bene. Cioè, stiamo parlando di una lampada comunque, che ha anche questa funzione che non è male, è molto carina. Va bene, chiudiamo. Perfetto. Bene ragazzi, adesso spegniamo le luci e vediamo lei come si comporta al buio. Andiamo. Ed eccoci qua ragazzi. Ho chiuso tutto e questo è l'effetto della lampada. Luce bianca. Andiamo al massimo. Torniamo alla luce calda. Eccola qua, guardate che bella la luce calda. Mettiamo al minimo la luce calda. E già anche al minimo, guardate, da un bellissimo effetto. Adesso al buio si può notare meglio come si vedono bene i tasti retroilluminati. Anzi, spegniamola proprio, così vi faccio vedere proprio al buio. Ecco qua. Guardate che belli. Adesso la lasciamo spegnere un attimo. Ecco, soltanto il Bluetooth mi è rimasto che lampeggia. Appena io la tocco e la sollevo, ecco che si riaccendono. Eccoli qua, ve li faccio vedere così al buio, forse siete ancora meglio che quando c'era luce.
Allora abbiamo tasto, vedete, il primo tasto in alto è il tasto appunto per la sincronizzazione con altri dispositivi uguali, con altre lampade uguali, per farle suonare in sincrono. Poi abbiamo volume meno e volume più, quello che lampeggia è il tasto Bluetooth, pulsante d'accensione a destra c'è il pulsante d'accensione della lampada e in basso abbiamo i simboli della pausa e del play per gestire le tracce eventuali che abbiamo nel telefono per la musica. Ma direi adesso di riaccendere la luce. Riaccendiamo la luce e vediamo un po' di specifiche tecniche per quanto riguarda la durata della batteria. Bene ragazzi, siamo alle conclusioni finali. Adesso vi voglio parlare un po' delle specifiche tecniche che sono segnate qui nella scatola, adesso ve le leggo. Allora, intanto iniziamo dal dire che la lampada ha un peso di 980 grammi. Questo anche dovuto al fatto che ha una batteria da 11.200 mAh. È IPX5 di grado di impermeabilità, resistente agli urti fino a 80 cm. Parliamo della luce. Abbiamo il picco massimo dei 300 lumen, lo raggiunge con la luce bianca, che dopo un certo lasso di tempo, circa 20 minuti, passa a luce a 150 lumens per preservarne appunto la batteria e ha una durata di 650 minuti. Poi in modalità bassa arriva a 130 lumen, sempre luce bianca, e una durata di 17 ore. Poi abbiamo la luce calda. La luce calda abbiamo il picco massimo di 130 lumens per una durata di 13 ore e il minimo arriva a 10 lumens per una durata di 110 ore. Inoltre garantisce l'ascolto della musica per 17 ore. Se noi questa la usiamo come una cassa Bluetooth abbiamo musica per 17 ore. Che dire, non mi aspettavo niente di meno da un'azienda seria come la Olight, che ringrazio per avermi mandato questa lanterna che è veramente molto bella. Li ringrazio per la disponibilità e per la fiducia che mi hanno accordato nel recensirla. E niente, andate a vedere il link che vi ho lasciato giù in descrizione della Olight, c'è anche un codice sconto che mi hanno gentilmente dato quelli della Olight. Andate a dare un'occhiata al sito perché ci sono molti oggetti di qualità e veramente belli. Torce per tutti i tipi e per tutte le tasche, da pochi euro a centinaia di euro in base a quello per cui vi serve la torcia, ma in questo caso non avrete una torcia di questi modelli economici che lasciano il tempo che trovano, ma avrete una torcia di qualità, dipende dall'uso che ne fate. Per i professionisti direi che la Olight va benissimo perché fa prodotti veramente eccellenti. Inoltre nel sito non c'è soltanto illuminazione, non sono solo lampade e torce. Ho dato un'occhiata, ci sono anche coltelli, asce e altre piccole cose utili per chi fa vita all'aria aperta e campeggio. Perciò mi raccomando, andateci a dare un'occhiata. Che dire, per questa recensione è tutto. Come avete visto si sente anche molto bene la cassa Bluetooth. Spero che in futuro questa collaborazione con l'Olight continui, così vi posso portare altri oggetti e altre lampade da vedere. E niente ragazzi, credo di avervi già detto tutto della lampada, spero di non aver dimenticato niente. Se avete domande scrivetemele giù nei commenti che sarò molto lieto di rispondervi. Per questa recensione è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao!